Buongiorno amici del canale! Ciao! Ce l'hai il microfono oggi? Sì. Anche se che ci sgrida. Allora, dovete sapere che Franco è un po' stufo di girare sempre i video tutti uguali, vero Franco? E allora ultimamente si sta divertendo a inserire tutti gli strafalcioni che facciamo. Però a noi va bene, vero? Sì. Non ci offendiamo. No, anzi. Ora, bando alle ciance e partiamo spiegando cosa facciamo oggi. Questo bel tavolo, in noce presumibilmente, ce l'ha proprio regalato Franco. E oggi lo alleggeriremo leggermente. È un bel tavolo, ha un buonissimo legno sotto e quindi io voglio partire proprio portandolo fuori a respirare. Poi vedremo come decorarlo, perché sicuramente lo decoriamo. Tanti stensi. Sì. Partiamo. Partiamo. Di avere una levigatrice fantastica, che non mi fa far fatica, che fa tutto quello che voglio io, senza neanche farmi respirare polvere, perché io l'ho già collegata con il tubo al mio super aspirapolvere. La fortuna soprattutto è che è tutto batteria e quindi se siete in un punto in cui non avete la corrente, ma siete per esempio, che ne so, in mezzo a un giardino, potete tranquillamente carteggiare. Io ora parto in quarta e vedrete che lavoro stupefacente viene fuori con questa levigatrice. Come vedete, polvere non ce n'è, perché il mio aspirapolvere è ancora acceso e la carta è pazzesca perché è trasparente e traspira. Quindi mi raccomando, potete usarlo anche in casa. Continuo. Il tavolo è tutto bello carteggiato e qua i presenti, 1, 2, 3, mi hanno già detto lasciamolo così, una bella mano di cera definita. Franco, vero o no? E invece no, io lo voglio leggermente unificare perché comunque lo voglio decorare sopra. Qual è il fatto? Che se io vado a fare gli stencil che ho in mente su questo piano, probabilmente non li vado poi a vedere bene, sembrerebbe troppo pasticciato, troppo mischiato. Quindi vado a fare un velo di lavaggio Rocher per unificare delicatamente tutto. Ho scelto Rocher non a caso, ma perché è un colore che assomiglia moltissimo al legno già esistente. Diluito tanto, del 100%. Guardate come si fa. Ne ho messo abbastanza perché comunque ci voglio fare tutto il mobile. Guardate che bello è, non mi voglio di mangiarlo, guardate. È un cremino morbido. E ora aggiungiamo acqua, tanta. Ricordate sempre che quando si fa il lavaggio bisogna sempre mantenere in movimento la pozione magica che è questa, perché altrimenti poi dopo il colore crolla, l'acqua sta su e il colore poi cambia. Ne metto ancora un goccino? Ma sì, crepi l'avarizia. Ancora un goccino, giro, 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 giro e parto. Emma, mi aiuti? Sì. Emma mi passerà più volte i panni se è il caso di alleggerire il lavaggio. Può passarmelo sia lì asciutto che bagnato. Se voglio togliere meno, panno asciutto. Se voglio togliere di più, panno bagnato. Scolo leggermente, ma lo lascio bello inzuppato il pennello e ho scelto il King apposta perché è un bel pennellone con un buon serbatoio grande. Questo passaggio ovviamente, e lo dico per chi magari è un po' nuovo del settore, non si poteva fare con il legno non carteggiato, ovvero con il legno non grezzo. Il lavaggio, chiamato anche washed dai nostri amici americani, si può fare solo su una superficie assorbente. E quindi qua è assorbente perché? Perché abbiamo levigato tutto. Ora, se voi guardate bene, io sto lisciando perché comunque la superficie deve essere perfetta.
E prima di andare ad alleggerire e togliere, mi faccio già la prossima tacca. Parto dal centro, allungo. Perché mi faccio la prossima tacca? Perché la prima inizia a bere e ad assorbire. In questo caso noi usiamo il colore come un impregnante, non come un tingente. E poi, una volta che lui si è assorbito quello che vuole e è saturo, io vado con il mio panno ad alleggerire delicatamente tutto. Purtroppo per voi, se volete replicare questa tecnica, dovete fare esattamente tutto quello che ho fatto io, ovvero portare tutta la superficie a grezzo. Ve lo dico già perché so già che sotto questo tutorial arriveranno i commenti in cui dicono ma io non ho voglia di carteggiare tutto, come faccio? O hai la fortuna di avere un tavolo già grezzo oppure per fare questa bellissima tecnica devi carteggiare tutto. Panno umido, guai a voi se mi prendete il panno dalla parte dove ci sono questi perché altrimenti viene un po' ruvidino. Parto da un lato e alleggerisco così. Questo lo fa il panno umido. Quindi il panno umido toglie un po' l'eccesso. Il panno asciutto asciuga e ve lo rende definitivo. Guardate che spettacolo. Questo legno è uno spettacolo perché abbiamo fatto sì che il legno chiaro sia stato, diciamo, rispettato e aiutato con la sua venatura a ottenere questo risultato bellissimo. Ora finisco di passarlo, in questo modo asciugo e voi vedrete una venatura meravigliosa, delicata, pura e vellutata. Guardate qua, guardate che bello. Si vede il legno, ma si vede il legno totalmente sbiancato di un tono uguale dappertutto. Ho scelto di fare questa cosa anche perché volevo che le varie tabelle del legno, quindi i vari pezzi di legno che formano il piano superiore, siano tutti quanti, diciamo, unificati e che non si veda più la divisione. E voilà, vedete? Chiaro ma morbido. Panno umido per eliminare un po' di eccesso. Panno asciutto per asciugare e rendere definitivo il tono di colore. Facciamolo anche qua e sbrighiamoci a far subito la prossima tabella di legno perché altrimenti poi il tono di colore potrebbe cambiare. Asciugo. Vedete che Emma mi strizza i panni bagnati perché me li deve dare belli puliti e io continuo. Guardate, è importante che il punto di unione sia sempre umido. Ecco di qua. Anche la mano deve essere sempre la stessa, nel senso che dovete fare attenzione a non mettere in alcuni punti più colore e in altri meno. Bisogna calibrare il pennello, calibrare la forza e far sì che sia tutto quanto omogeneo, anche la pressione che si esercita. Liscio. Faccio anche il frontalino, finisco anche i laterali perché sarebbe brutto far vedere due cose diverse. Anche di qua dobbiamo essere belli precisi perché poi si vede tutto. Ok, e ora l'ultimo punto. Tolgo l'eccesso sempre con il panno. Parto dalla giuntura, vado anche negli altri punti e alleggerisco il più possibile anche dai lati. E ora col panno asciutto rifinisco tutto. Asciugo, aiuto il legno ad assorbire gli ultimi tratti di colore che ancora non ha fatto assorbire e aspetto che tonalizzi tutto. Bisogna fare attenzione, guardare da lontano
e cercare di capire se siamo stati bravi dall'ultima alla prima tabella, nel senso che il colore del tavolo deve essere tutto uguale, omogeneo, dall'inizio alla fine. Io non amo vedere le striature del panno sul tavolo, quindi mi raccomando, attenzione, se le notate, passate subito col panno asciutto e toglietele, perché sono veramente antiestetiche. La nostra spugna in questo momento è un cancellino, quindi tutto quello che non va può essere tolto. Solo la vernice a gesso ci permette di fare un lavoro di questo tipo e gel paint in generale sono più indicate per i lavaggi di colore. Uno smalto, una resina non sarebbero indicate per questo tipo di procedura, ma non tutti i colori hanno la pigmentazione, la cremosità, la tenuta di Magic Paint, quindi un lavoro del genere non si può fare con tutte le vernici, occhio. Abbiamo già messo 3 nastri carta che partono di qua e vanno a finire di là, contro il loro volere, perché lo voglio io. Io voglio poi dopo venire qui con la mia card delle piante aromatiche, tirarla su e farla a centralità. Ovviamente ne metterò 6 card differenti sul lato lungo e 3 card differenti sul lato corto. È più facile a far vedere che a dire, vero? Perché non hanno capito nulla, mi sa, però fra un po' capirete. Quindi, speculari di qua e di là. Abbiamo 6 card, giusto? Quindi Emma ha detto che servono 7 divisioni, perché se sono 6 ne servono 7. Quindi per farle stare tutte bene dobbiamo mettere un nastro carta ogni 18,5. Emma misura il suo. Vai. A metà? A metà? O giusto? A metà? No, è così, non è sicuri? Ok, viene a misurare anche a me. 18,5. Devo venire qua? A metà. Così? Sì. Sicura? Sì. Emma è sicura. Quindi, qui ci sarà uno stencil di erba aromatica, qui ci sarà uno stencil di erba aromatica, qui un altro, no, là un altro. Ovviamente la cosa particolare è che ce ne sarà uno speculare esattamente all'altro, ma questa tavola è tutto tranne che dritta. Quindi le nostre misurazioni, per quanto possono essere perfette, saranno perfette su una tavola dritta. Questa non sarà dritta, quindi ci sarà qualche sorpresa. Continuiamo il secondo, quanto? 18,5. Dai, vai, tieni Eli. Devi andare a metà. Perfetto. Scientificamente provato questo metodo, Perfetto. Noi ci divertiamo a fare questo quadrettaggio e continuiamo su tutto il tavolo. Quando abbiamo concepito questo stencil abbiamo fatto la furbata di farlo anche divisibile. Forse perché già un po' sapevamo che avremmo fatto delle styling di questo tipo e che avere uno stencil che si possa dividere sarebbe stato veramente fantastico. Quindi c'è già una seghettatura con un paio di forbici, andate a tagliare, potete usare anche un cutter o come fa Emma, a mano, fate come volete, però potete dividerle. Una e voilà, l'eufrasia. Inizio a predisporle, le tagliamo tutte. Io e Emma siamo già partite. Sì. Quando facciamo queste cose nuove ci divertiamo troppo e partiamo subito in quarta. Abbiamo scelto di utilizzare una base che sono questi verdi, i nostri 4 verdi Magic Paint. Quindi c'è l'Olivia, il Royal Green, l'Elisir e il Lucky Forest per dare un tocco fresco e verdone. Mentre il Nuit Parisien lo usiamo per fare la scritta. Se volete fare la stessa cosa, ricordate che potete anche risparmiare un po' prendendo un verde e magari mettendoci un po' di bianco o un po' di nero. In questo modo il nero tanto ce l'avete per fare la scritta, potete utilizzare un bianco in modo da schiarire il verde e scurire il verde con il nero. In questo modo risparmiate dei soldini. Noi abbiamo già fatto diverse erbette, come la menta piperita, come la melissa, un'altra menta, prezzemolo, però vi faccio vedere come stiamo lavorando. Arrivo al timo. Sollevo il nastro carta che mi sono messa prima, vado fin qua, con il timo, con la mia card sto centrale e arrivo fino al bordo, qui, ora lo pizzico e strappo l'eccesso in modo che la mia card sia bella ferma e voilà.
La mia card è bella ferma, se volete fermarla ancora di più col pezzo che avete in eccesso, me la fermate. Di timo ce ne sono tantissimi tipi. Io parto questa volta con una base più scura, picchiettando in questo modo, cercando di non sbavare assolutamente sotto, mi raccomando. Fate sempre dei test su un cartone. Prendete un cartoncino e la prima volta, lo stencil, non fatelo direttamente sul mobile, fatelo su questo cartoncino. Ora l'ho fatto tutto, verde scuro. Nel frattempo faccio asciugare qualche istante il mio Lucky Forest e faccio già la scritta però, così ottimizzo i tempi. La scritta la faccio con Nuit Parisienne. Come mai Emma hai messo lo scotch? Per non sbavare, essendo lo spazio molto piccolo. Perché come vedete la parola è talmente piccolina che non vogliamo sbavare sul tavolo e Emma utilizza questo metodo. Ora il Lucky Forest ha asciugato un pochettino, io adesso do qualche tocco di colore differente. Uso un po' di olivia e sui pallini esterni del timo vado a picchiettare. Posso anche mettere ancora un altro colore, ma è sempre meglio, mi raccomando, controllare che sia abbastanza asciutto prima, per evitare di mischiare troppo i colori. Io con il colore più chiaro sto solo sulle punte del fiore. Ora vi faccio vedere il timo finito e voilà. Pensate che bello quando sono tutti fatti. Emma, facci vedere qualche stencil tu. Vi faccio vedere il prezzemolo. Eccolo qua. Menta piperita. E voilà. Ora vi faccio vedere la protea che ha un fiore bianco. La base la faccio Royal Green. La scritta sempre Nuit Parisienne e la punta della nostra protea la facciamo Clear Sand, che ovviamente sul tavolo si vedrà perché il nostro tavolo è con la sfumatura Rocher. Vediamo com'è venuta. Molto delicata. Abbiamo quasi finito il nostro tavolo, mi piace moltissimo. Abbiamo deciso già di cambiare le maniglie e metteremo queste carinissime della collezione Sherry on the Cake che sono fatte a conchiglia. Mi piacciono molto, saranno un piccolo gioiello. E vogliamo arricchirlo con un riquadro centrale. Non mettiamo altri colori, prendiamo il Rocher e lo scuriamo un pochettino perché questo riquadro sarà veramente una cosa molto delicata. Sotto, nella riga sottostante, metteremo il Rocher scurito, nella parte sopra mi hai detto? Vediamo se sta bene. Creo il Rocher leggermente scurito, mettendo un po' di Rocher e pochissimo Nuit Parisienne. Ho creato il mio colore scurendo Rocher con Nuit Parisienne e ora con un pennello a punta piatta vado a creare questo riquadro intorno al tavolo. Sto usando un pezzo di legno, non perché sono matta e non voglio usare la carta, il nastro carta, ma perché non lo voglio dritto. Non voglio una riga dritta per il semplice fatto che questo tavolo non è dritto. Da una parte all'altra del lato del tavolo ci sono quasi 5 centimetri di differenza. E quindi, facendo questo lavoro con questa riga che non è assolutamente dritta, si va a sviare moltissimo l'occhio e non sembrerà più storto. La parte più scura è stata fatta, la faccio sotto, la parte più chiara la faccio sopra utilizzando il Clear Sand. La parte più chiara la faccio sopra per il semplice fatto che per me la luce arriva dall'alto, dal centro, e quindi la parte più chiara la faccio così. Asciugo e passo il colore chiaro. Non deve essere perfetta. Primo è fatto a mano e bisogna essere un pochettino più magnanimi verso se stessi quando si fanno le cose a mano, perché le cose a mano non devono per forza essere perfette. Punto secondo è la luce.
e quindi la luce ci sta che sia anche trasparente e che faccia vedere la riga sotto. Un velo di protettivo opaco a proteggere il tutto. Opaco perché non voglio assolutamente che si veda la protezione. Lucido satinato non starebbe bene su questo tipo di restyling. Prendo il pennello King perché è un bel pennellone tozzo che ingloba tanto prodotto, siccome il tavolo è molto grezzo e assorbirebbe un bel po' di protettivo. Partiamo. Il protettivo su tavoli così grandi si parte sempre a stenderlo dal centro e poi lo si allarga ai lati per poi fare questo movimento e lisciare completamente il prodotto. Il protettivo opaco una volta steso e asciugato non si vede, quindi tranquilli, perché anche se non siete proprio meravigliosi nella stesura del protettivo è talmente facile da stendere, non si vedono mai i difetti. In questo modo sarà sempre facile. Vedete che il colore si ravviva un pochino e diventa leggermente più scuro. È normale, è sempre così con il protettivo. Ora proteggo tutto il tavolo per bene e poi ve lo ambientiamo. Anche questo restyling è finito e se qualcuno di voi si ricorda questa bella parete qua, vi ricorderete che c'è anche un tutorial che troverete sulla playlist Magic Wall sul canale Lise Magic Paint. Quindi ricordate sempre, i video vecchi sono sempre molto importanti, non pensate che lo siano solo quelli nuovi, andate a vedere anche quelli vecchi quando vi serve qualcosa. Questo bel tavolo in effetti su questa parete Elisir sta molto bene perché ricorda il tema botanico, ma se non vi interessa il tema botanico fate molta attenzione ai passaggi che sono stati fatti su questo tavolo, perché il lavaggio per unificare un legno non troppo omogeneo è un passaggio veramente molto importante che spesso ci dimentichiamo. Non c'è solamente il marron glacé, quindi un impregnante tra virgolette da mettere sul legno, ma si può rendere il legno del colore che noi vogliamo, sui toni dell'azzurro, del blu, del rosa o semplicemente schiarito. Quindi questo tutorial è molto importante non per lo stencil in sé, anche se può essere uno spunto, ma per quanto possa essere importante spesso andare a sistemare alcuni mobili, alcuni tavoli, alcuni complementi che hanno dei legni un po' difettati, non omogenei. Il lavaggio vi sistema sempre tutto e lo rende molto molto bello e personale. Io vi saluto, vi ricordo che i prodotti Magic Paint li trovate solo dai rivenditori, sul sito magicpaint.it trovate la cartina divisi per regione o sull'unico sito italiano che lo rivende, ovvero easyrom.com. Non la trovate su Amazon. Mi raccomando, scrivete nei commenti se il video vi è piaciuto. Ciao!